Ciao a tutti, amici del cancro. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la prima parte di novembre 2022. Grazie. Abbiamo la carta dell'imperatore. Wow! Periodo di stabilità o di, ehm, come vi posso dire, solidificazione dei risultati. Non mi piace detta così. È un periodo dove si concretizzano e si cristallizzano, ecco, forse è meglio detto così, i risultati. Si va verso un periodo di stabilità e di equilibrio. Per qualcuno la carta dell'imperatore potrebbe anche fare riferimento al padre, alla paternità o al padre interiore, diciamo, cioè all'essere un miglior padre per se stessi, uomini o donne che siate, non importa. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e il resto lo lasciate semplicemente andare all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. E per chi volesse contattarmi trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Allora, sono ritornata alla lettura precedente, quindi andremo a vedere qual è il movimento energetico più importante e poi andremo a spiegare con i mini tarocchi. Allora, partiamo con la carta del diavolo, la carta della temperanza, 4 di bastoni, 4 di pentacoli, asso di bastoni al contrario, asso di pentacoli al contrario e il cavaliere di bastoni al contrario. Allora, parlando del diavolo, è così che iniziate il periodo, quindi potrebbe esserci qualche tipo di condizionamento o di schiavitù che voi state vivendo che vi fa sentire un po' incastrati, che vi fa sentire un po' bloccati, diciamo così, ok? Ehm, Quando c'è il diavolo si parla sempre di un'energia di bassa vibrazione, potrebbe anche essere rabbia, potrebbe essere ehm, paura, potrebbe essere impotenza, c'è qualche tipo di pesantezza a inizio periodo. Abbiamo poi anche però la carta della temperanza, che sì parla di pazienza e di attitudine positiva, ma è una carta che riporta in equilibrio il cuore e la mente. In effetti è una carta che parla di guarigione, anche di guarigione da un punto di vista spirituale. Il 4 di bastoni mi dice che è proprio quella la stabilità che vi manca. Qui avete la carta dell'imperatore e il punto, diciamo, il focus della lettura è proprio quello, la ricerca della stabilità. E noto adesso che c'è un altro 4 dopo. Quindi per qualcuno fa riferimento alla casa e al dove si abita. Probabilmente c'è una sorta di vincolo con qualche tipo di immobile, con qualche tipo di abitazione o di luogo in cui si vive. Il 4 di Pentacoli però mi dice anche che vi state tenendo stretto questo tipo di realtà. mm? Da un certo punto di vista avete paura di perderla, dall'altro diciamo che non la sento proprio così tanto in armonia, anche perché abbiamo questo diavolo inizio lettura. Andiamo avanti, poi abbiamo un asso di bastone al contrario, un asso di pentacoli al contrario e qui sento che c'è una sorta di nuovo inizio che potrebbe partire perché comunque gli assi nella lettura ci sono, ma sono al contrario, quindi ancora diciamo che un input deciso, concreto, non lo sento. E avendo anche comunque un fante di bastoni al contrario, per certi versi potrebbe fare riferimento o a una persona vicino a voi con una buona dose di egoismo o narcisismo, o potrebbe essere un consiglio nel diventare proprio egoisti, perché qui comunque quando c'è la carta del diavolo, o siete voi che lo siete troppo, ok? Probabilmente perché avete bisogno di cercare quel tipo di stabilità che vi fa sentire al sicuro e quindi qualcuno potrebbe, come vi posso dire, vedere solo per se stesso, no? Dire ok, io ci sono solo io al mondo che penso a me stesso
E quindi è giusto che prima penso a me, cioè nel senso che prima soddisfo i miei bisogni ehm, esistenziali, mi verrebbe da dire, perché il 4 comunque è tanto associato alla casa, perché la casa ha quattro pareti, è associata alla stabilità, è associato alla famiglia, alle radici anche in quanto casa. E difatti, se ci fate caso, l'imperatore qui ha una piantina che sta venendo su, ha già messo radici. O se no, se questa energia non siete voi, sento che il cavaliere di bastoni al contrario è come se fosse un po' un invito a, a ritrovare l'entusiasmo, a ritrovare la scintilla, perché qui con questi due assi comunque al contrario manca un input, manca... Ma ripeto, voi siete in una fase di statica, molto statica, perché avete un 4 di pentacoli, in realtà vi state proprio proteggendo. È come se foste in una fase di guarigione e non permetteste a nessuno di entrare nella vostra energia. O perlomeno avete così tanto desiderio, bisogno di armonia, perché comunque vi ricordo che c'è una situazione un po' tossica all'inizio della lettura, un po' pesante, e qui sento che è più quello che siete, diciamo, focalizzati sul, ok, ho bisogno di rigenerarmi, ho bisogno di capire da che parte andare, ho bisogno di riportare in equilibrio me stesso, me stessa. Quindi aspetto un attimo a fare un movimento e vedo come vanno le cose. Anche perché appunto, vi ripeto, con questo fante di bastoni al contrario, vi sento un po' senza entusiasmo, senza passione. Anche l'asso di... Guardate, è uscito anche un asso di spade adesso così. C'è bisogno di tagliare con l'asso di spade, di fare chiarezza mentale fondamentalmente. E la chiarezza mentale è quella che manca quando c'è il diavolo, perché il diavolo parla di tentazioni, parla di qualche cosa di illecito, parla di dipendenze affettive, fisiche, mentali. Va bene, andiamo a vederlo questo diavolo con i mini tarocchi. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico, vediamo cosa riesco a dirvi di più. Regina di denari al contrario e 6 di coppe. Qui può veramente fare riferimento a una figura genitoriale, a qualche tipo di questione, magari passata, visto che c'è un 6 di coppe, o comunque una figura che probabilmente avete avuto vicino dall'infanzia, mi viene da dire. Qualcuno del passato, potrebbe essere qualcuno appunto che ritorna dal passato. Ehm, c'è una donna, c'è una regina, quindi potrebbe essere una donna, per qualcuno una madre. Quando c'è la regina di denari in realtà si parla sempre di una madre un po' arida. E ce la vedo con la carta del diavolo perché in effetti è una donna di tipo materialista, cioè una donna materiale, per lei è importante avere più che vivere o amare, essere amata, insomma. Andiamo avanti, vediamo la temperanza. Abbiamo un 7 di coppe e un 3 di spade. Qui bisogna guarire le illusioni, ragazzi, perché sono le illusioni mentali del diavolo che vi fanno rimanere agganciati. E quindi c'è questa sofferenza poi quando ci si rende conto che realmente sono solo state illusioni, promesse vane. Magari sono autoproiezioni, non è detto che siano illusioni che vi ha creato qualcuno, magari il condizionamento arriva dal vostro ego, perché comunque quando c'è il diavolo si parla di ego. Il diavolo è, o meglio l'ego, è io voglio, io è tutto per me. Le persone egoiche tendono a catalizzare l'energia dentro, le persone empatiche invece tendono a rilasciare l'energia fuori verso l'esterno. Ecco perché per le persone egoiche si dice egoismo, perché è tutto per loro. Invece le persone empatiche sono altruiste. Andiamo a vedere i 4 di bastoni. Abbiamo un 7 di bastoni e un 10 di pentacoli.
Sì, io credo che parte di questa illusione sia l'armonia che voi cercate e questa famiglia felice, famiglia allargata, compimento, riuscita, aiuto esterno, perché il 10 di pentacoli parla anche di un aiuto esterno, però in realtà siete un po' da soli all'interno di questa situazione o di questa relazione a voler creare un equilibrio, eh. È per quello che giustamente vi state anche proteggendo con queste due carte. Andiamo avanti, vediamo il 4 di pentacoli. Abbiamo la carta della torre, l'imperatore al contrario e un 3 di coppe. Allora, nel caso foste in coppia, diciamo che c'è un ridimensionamento, perché anche qui la carta della torre parla di ego, o meglio, di destrutturazione dell'ego. Quindi io sento che quello che qui poteva essere condizionante, qui, e di nuovo abbiamo una carta dell'imperatore, un altro 4, 4, 4, 4, 4, si tratta di lasciare andare una stabilità, una certezza, una concretezza, una casa. Ragazzi, sento tanto, tanto, tanto la casa. Probabilmente c'è qualcuno che ha delle questioni sospese a livello legale o a livello di dove vado ad abitare, se cambio residenza, se per esempio siete in una fase dove volete lasciare la famiglia, perché è dove si, o non so, magari convivete, se andate all'università, ipotesi, e avete questa esigenza di prendervi il vostro spazio, di trovare il vostro spazio, perché qui è proprio una stabilità, una casa, una sicurezza che avete bisogno in qualche modo di ridimensionare. Mm. Andiamo avanti, vediamo l'asso di bastoni, un altro 1, la carta del mago, questa volta però è al dritto perlomeno, e la carta della luna. Occhio a cosa manifestate, perché avete la carta della luna al contrario e il 7 di coppe, che parla di proiezioni e di illusioni. La carta della luna parla anche di paure che ritornano dal passato. È come se qui ci fosse... Allora, per qualcuno è un condizionamento che parte dal diavolo e che si vuole lasciare indietro, ok? Ci si rende conto che è un condizionamento mentale, ma non ci sono ancora l'intenzione e probabilmente un inizio di tipo concreto, ma giustamente se non c'è né intenzione non c'è azione, quindi non c'è qualche cosa che si sviluppa a livello concreto. Questo perché abbiamo la carta della luna, avete paura fondamentalmente, c'è paura di fare quel passo, quell'inizio, però fate attenzione a quello che manifestate perché con la carta del mago c'è la manifestazione di qualche cosa, questo nuovo inizio avverrà. Il punto è, se siete in una distorsione mentale con il diavolo, il 7 di coppe e la luna, attenzione perché poi manifestate una realtà distorta da quella che in realtà voi vorreste. Quindi qui fate un po' di pulizia, per quello che riguarda i pensieri contaminati. Andiamo avanti, vediamo l'asso di pentacoli. Pensieri contaminati potrebbero essere io ci provo ma non so se ottengo il risultato. Ecco, non so se ottengo il risultato potrebbe essere una credenza limitante vostra di non essere all'altezza di fare qualcosa. Quindi ecco, lavorare su quella credenza limitante, quindi magari ripetere affermazioni positive che vi possano aiutare a cambiare quel tipo di credenza, vi può aiutare ad avere un risultato diverso quando intraprendete un certo tipo di percorso, un nuovo progetto, insomma. Allora, l'asso di pentacoli al contrario è spiegato da un 6 di bastoni al contrario e un re di bastoni. Ehm, è un po' come se doveste prendere il vostro potere personale in mano. Vi dovete rendere conto della vostra capacità di manifestare e vi dovete rendere conto del fatto che fino ad adesso avete manifestato da un punto di vista di contaminazione mentale, quindi la vostra realtà non corrisponde a quello che voi avreste voluto o vorreste, perché comunque il vostro modo di pensare è un po' ha delle proiezioni, ha delle distorsioni e qui si tratta di riconoscere a se stessi il proprio potere personale. È un re di bastoni, di nuovo fa riferimento al padre. Bisogna che qualcuno riconosca la propria fiamma interna, bisogna ritrovare la passione qui, eh. Andiamo avanti, vediamo il cavaliere di bastoni al contrario. Abbiamo un re di spade al contrario.
un 2 di bastoni al contrario e un 4 di spade al contrario. Come vi dicevo, manca un po' l'entusiasmo, la voglia di muoversi, manca il movimento, manca l'azione. E sento che tutto qui, parte da qui, lavorate sulla mente e vedrete che questo periodo i due assi si gireranno sicuramente al dritto, perché qui avete la carta della temperanza, parla di guarigione, e qui avete il 4 di spade, al contrario, che anch'esso parla di guarigione. Parla della necessità di prendersi un periodo di allontanamento da questa sorta di staticità per riuscire a vederci più chiaro, anche perché abbiamo questo re di spade al contrario, che insieme al diavolo mi parla di manipolazione mentale o sì, e di qualche cosa che non vi fa vedere al futuro. Probabilmente c'è qualcuno intorno a voi che vi sta un po' affossando. Io non dico che lo faccia intenzionalmente, nel senso, non è detto che per tutti sia una situazione tossica, con il diavolo. Può anche essere veramente semplicemente l'ego che in qualche modo vi tiene intrappolati. Però, ecco, diciamo che avete proprio bisogno di fare questo lavoro di pulizia mentale, secondo me. Ritrovare la stabilità è dentro voi stessi. Andiamo a vedere se con Osho riesco a dirvi qualche cosa in più. Sì, perché qui ci sarebbe proprio bisogno di staccarsi, staccarsi fisicamente dal posto in cui si è per rigenerarsi. E sento che per molte persone sono veramente questioni di vecchia data, questioni che li stabilizzano internamente. Io l'imperatore lo sento molto associato con il primo chakra, perché giustamente è quello che ha messo radici, ok? Andiamo a vedere Osho. Uff, guardate, maturità e il fulmine. Sono un 9 di denari e la carta della torre che avete già qui. I tempi sono maturi, ragazzi, sono maturi per far crollare le sicurezze, le certezze, per far avvenire quel cambio di cui avete bisogno, per destrutturare il vostro ego. Non è quello che io voglio, ma è quello che è meglio per il più bene alto di tutti, di tutte le persone coinvolte in questa situazione. Perché qui potrebbe anche esserci una famiglia di mezzo, una madre, come vi dicevo, e ci sono anche qui un paio di figure, quindi sì, ma ripeto, i tempi sono maturi per creare la vostra stabilità, partendo dall'interno soprattutto. Sento che in realtà il processo che avete fatto fino adesso è stato più di difendervi, ok, dalle energie che vi arrivavano addosso, piuttosto che costruire qualcosa di stabile. Non so se sono riuscita a spiegarmi. È un po' come quelle persone che vivono e reagiscono a quello che succede nella loro vita, piuttosto che puntare a un obiettivo e dire io arrivo lì, succeda quel che succeda, e non si fanno distrarre. Forse così è un po' più chiaro. Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo per chiudere la lettura, per piacere, grazie. Tre oracoli. Wow, compassione, ma che bella carta. Io sento che qui avete bisogno di trovare prima di tutto compassione nei confronti di voi stessi, ragazzi. Perché giustamente se non si ha compassione nei confronti di se stessi, diventa difficile percepire questa vibrazione anche nei confronti degli altri, soprattutto quando c'è una situazione un po' particolare come quella del diavolo. Shadow, il lavoro d'ombra qui è molto importante, come vi dicevo prima, no? La destrutturazione dell'ego, portare in equilibrio quello che vuole la mente e quello che vuole il cuore, cercare di capire quali sono le proiezioni e la distorsione della realtà, ok? Cosa vi fa soffrire? Perché certe volte reagite in certi modi? Questa figura è anche mascherata, no? Quindi anche questa mi parla di proiezioni, un po' come la luna, come di qualcuno che si è messo una maschera fino ad adesso per non voler vedere la realtà, probabilmente perché vedere la realtà vi fa male, e normalmente è così quando si cerca quando si trovano scuse per non vedere la realtà, è perché fa male vedere quello che è reale, perché questo vorrebbe dire
cambiare completamente tutto quello che è stata la realtà su cui si sono basate le nostre credenze. E poi abbiamo, wow, carta numero 18, Madre Universale, Madre Terra. Una cosa che mi sento di dirvi è di riavvicinarvi alla natura, quindi potrebbe essere utile fare delle passeggiate o comunque riprendere contatto con i boschi, con la natura, appunto, con i parchi. Ehm, e poi, giustamente, qui abbiamo, diciamo, l'energia del padre e qui abbiamo la madre universale. E qui abbiamo la temperanza che parla proprio di mettere in equilibrio yin e yang, la mente e il cuore, la parte maschile e la parte femminile. Sento che qui si tratta anche di diventare madri compassionevoli di voi stessi, e anche di conseguenza degli altri. Alla fine, farsi dei sensi di colpa per le cose che sono state o che non sono state o per come sono andate le cose, lascia un po' il tempo che trova, perché ricordatevi che è sempre un disegno dell'universo. Quindi alla fine sì, magari voi potevate fare mille altre cose in modo diverso, ma se doveva andare così, cioè se è andata così è perché doveva andare così. Quindi abbiate cura di voi stessi, parlatevi con amore, parlatevi con compassione, mm, cercate di ritrovare l'entusiasmo nelle piccole cose, iniziate a sognare, a manifestare il tipo di realtà che voi volete. Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare, fare una donazione. Ogni tipo di supporto è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!